Ciao a tutti amici scacchisti, oggi andiamo a vedere com'è andato il torneo di Maia, torneo che si è svolto in Portogallo, a Maia appunto, dal 22 di agosto fino al 30 di agosto del 2025. È stato un torneo molto interessante, era diviso in due, un torneo Under 2000 e un torneo Open. Nel torneo Under 2000, torneo che ho giocato io, erano presenti più di 160 giocatori, 9 round di gioco con cadenza 1 ora e 30 più 30 secondi con incremento di 30 minuti a partire da mossa 40, quindi in questo torneo Under 2000 nel primo round di gioco, come vedete, giocavo contro un giocatore molto forte, aveva 1945 punti, quindi uno dei papabili vincitori anche del torneo. Io giocavo con i pezzi neri, andiamo a vedere com'è andata la partita. Apro con D4, il mio avversario risponde con cavallo F6, gioco C4 e lui mi gioca E6. Cavallo C3, risponde con alfiere B4, mossa classica, qui si possono giocare diverse mosse, si può giocare 3, si può giocare cavallo F3, ma io ho preferito giocare alfiere D2, un'altra mossa che si può tranquillamente giocare. Lui risponde con arrocco corto, io gioco A3, cambio, quindi cambio il mio cavallo per il suo alfiere, rimango con la coppia degli alfieri a differenza del mio avversario e lui risponde con D6. Ecco, questo D6 è stata la prima mossa che mi ha lasciato un po' sorpreso perché, ok, è chiaro, la sua idea è quella di spingere poi il pedone in E5, non subito, magari dopo qualche mossa, magari con un torre 8, un donne 7, e quindi non sapevo proprio bene come reagire a questa cosa, quindi ho completamente lasciato perdere, ho detto gioco cavallo F3, sviluppo i pezzi. Lo risponde con cavallo E4, gioco E3, cavallo per C3, B per C3, donna E7. Qui molto semplicemente gioco alfiere 2 perché la mia idea era quella di andare ad arroccare, ma dopo i 5 decido di rispondere con H4, quindi cambio totalmente i miei piani, decido di attaccare lungo l'arrocco dove si trovava l'arrocco del mio avversario, anche perché su un'eventuale spinta potevo eventualmente giocare il cavallo nella casa G5, però il mio avversario qua risponde prima con C5. Ora, ci sono diverse opzioni, posso andare a spingere qui il pedone, ma non ha assolutamente senso perché la mia idea è quella di lasciare al mio avversario l'opportunità di andare a catturare qua in D, cosa che sicuramente non sarebbe andato a fare per togliere l'impedonatura della colonna C. Quindi continuo col mio piano e decido di giocare H5. H5 serve perché dopo la sua mossa E4 ho dato la casa al cavallo, casa H4, e la mia idea era quella poi di giungere, magari cambiando gli alfieri in G4 con la donna. Ora, alfiere G4 subito non aveva senso perché si poteva sicuramente andare a cambiare, ma la prima mossa che avevo pensato che potesse fare il mio avversario era la spinta in F5, quindi ho evitato. Lui risponde però con cavallo C6 e quindi, dato che, come detto, alfiere in G4 subito non è una cosa, diciamo, ipotizzabile in questo momento, ho fatto una mossa un po' molto, in realtà, dubbia. Cioè ho fatto alfiere F1, ho detto voglio andare a riposizionare il mio alfiere. Lui gioca alfiere D7, quindi prende un po' tempo, decide di connettere le torri. Io rispondo con G3 e lui gioca appunto torre A di 8. Ora mi sono perso completamente una mossa, ho proprio scollegato nel corso della partita, infatti gioco alfiere H3, qui perdo un pedone secco perché dopo alfiere per H3, torre per H3, arriva donna E6, doppio attacco sia su C4 sia sulla torre, non riesco a fare dei trick intermedi o mosse che riescano a salvare la situazione, quindi torno indietro in H1. Lui cattura in C4, ora il problema diventa donna per C3, devo stare attento anche a questa, quindi gioco torre C1. Lui risponde con donna D5 e ora finalmente riesco a attivare la donna, la riesco a giocare in G4. Non ci sono in realtà mosse che possano destabilizzarlo, però dopo cavallo E7 non ho neanche il mio cavallo in F5, che era la mia idea di andare a giocare, e quindi decido di riposizionare il cavallo. Gioco cavallo G2, lui risponde con donna F5 e qui, diciamo, la mossa più corretta da fare sarebbe stato il cambio di donne perché su cavallo persi poteva giocare G4, prendere ulteriore spazio e il pedone di svantaggio si poteva compensare un po' con una forte pressione da parte del bianco sull'arrocco avversario. Però la mia idea non era quella di andare a cambiare le donne qua perché volevo continuare a mettere comunque pressione al mio avversario. Gioco donna H4, considerate che avevo 5 minuti, quindi non avevo neanche tutto il tempo del mondo per pensare, e dico ok, ora il mio avversario dovrà fare qualcosa perché ha il cavallo sotto attacco. E lo gioca ovviamente nella casa più normale, logica, fino a questo punto, ossia D5. Gioco C4, lui riposiziona il cavallo in C6, ora
diventa abbastanza difficile trovare una combinazione corretta. Gioco cavallo F4 perché era un po' l'idea di base di quello che sarebbe stato poi il mio piano sin dall'inizio, quindi non aveva senso andare a giocare mosse differenti. La mia idea era poi giocare re E2 e connettere le torri, giocare un torre G1 e andare a spingere il pedone, però come vedete adesso non è funzionato, non ha potuto funzionare. Lui gioca torre 8, io gioco sì re E2, lui però qua cattura e nel mio minuto e 15 che mi era rimasto dico ok, devo letteralmente andare all in, perché se non vado all in qua perdo e ovviamente la mia idea non è quella di perdere e quindi decido di giocare l'altra torre in G1. Chissà per quale motivo ho deciso di giocare l'altra torre in G1. Gli lascio un altro pedone, mi è importato relativamente perché qua ricatturo e manco donna G4 che forza il cambio delle donne. E ora questi due pedoni di vantaggio sono stati sufficienti per andare a vincere la partita. Qui gioco torre H4, mi praticamente blocca la torre in H4 con la spinta in F5. Io gioco re D2 e qua arriva B5 che mi fa perdere minimo un altro pedone, quindi ho detto va bene, ok. Diciamo che si può concludere qua la partita e ho abbandonato. Quindi primo round che è terminato in questa maniera. Secondo round di gioco dove giocavo contro l'ennesimo ragazzino. Considerate che su 9 turni, come ho detto, di gioco, ne ho giocato ben 8 con giocatori adolescenti o ragazzi comunque, e bambini anche. Quindi è stato un torneo dove ho sfidato quelli che sono un po' i giocatori che non si vogliono sfidare, ossia i bambini, perché sono i giocatori che stanno migliorando sempre di più, quindi anche capire il loro livello effettivo di gioco è molto difficile, magari anche da un torneo all'altro cambiano completamente il loro stile di gioco e quindi si cerca sempre di evitarli. In questo turno giocavo contro un giocatore che aveva poco meno di 1500 punti, ho giocato davvero molto male, a dire la verità, sono stato abbastanza fortunato perché io e il mio avversario abbiamo un po' giocato a lascio vincere te. E sebbene la prima fase di partita sia stata abbastanza accurata, nella seconda ci siamo un po' lasciati andare ed è stata in realtà la partita più corta di tutto il torneo. Andiamo a vedere com'è andata. Lui apre con E4, rispondo con E6, D4, D5, quindi la solita difesa francese che vedrete tante volte. Lui gioca cavallo C3, io gioco alfiere B4, la winner della difesa francese. Lui gioca cavallo E2. Ora, la principale è D per E4, ed è infatti la mossa che ho giocato, a cui segue A3, mossa corretta da parte del mio avversario. Io torno indietro, qui si può anche andare a catturare il cavallo avversario, mi becco B4, alfiere B6, cavallo per E4 e qui gioco C6 perché dico voglio andare ad attaccare questo pedone. Lui però sbaglia perché qui, diciamo, la mossa più corretta da fare sarebbe stata probabilmente alfiere B2, così da andare a sviluppare intanto un pezzo lungo e una diagonale davvero molto forte, che poi è potenzialmente anche quella del mio arrocco, quindi già il suo alfiere si trovava in una casa molto forte. Però decide di giocare C3, una mossa sicuramente sbagliata in questo senso, perché permette al bianco di poter giocare diverse mosse forti come F5 che è molto rischiosa o una più tranquilla E5. Su E5 è vero che c'è eventualmente anche la spinta qua del pedone in D5, però qui in realtà problemi il nero non ne ha, quindi sta sicuramente molto bene. E dopo C3 da parte del mio avversario io decido di aiutare anche lui, gioco donna D5, perché dico attivo la donna e attacco un pezzo. Ora, qual è la mossa corretta da fare qua? Donna C2, difende il cavallo, sviluppa la donna e ora la mia donna cosa fa? È lì in mezzo alla scacchiera e ha poca utilità. Però anche qua il mio avversario dopo il mio errore mi aiuta e gioca F3, quindi va a difendere quello che è il suo cavallo. Io rispondo con F5, mossa che abbiamo visto prima poteva essere una mossa sicuramente corretta, in questo caso non lo è perché segue cavallo F4, mossa giocata da parte del mio avversario, al quale rispondo con donna di 8, dico ok, ora la donna devo sicuramente levarla, c'è questa diagonale, vero che con G3 si salva tutto, ma che può dare abbastanza fastidio al mio avversario, quindi è meglio riposizionare la donna in questo caso, oppure anche giocare un cavallo F6, andare a cambiare i cavalli e tenere la donna lì bella attiva, ecco. E su donna di 8 il mio avversario qua completamente sbarella perché su 55 minuti pensa 5 minuti e mi gioca alfiere B5 e come vedete è un grande errore perché gioco F per E4 e lui abbandona. Lui abbandona in una posizione dove oggettivamente stavo sicuramente meglio io perché ho guadagnato il pezzo, ma su
F per E4, vedete che lui ha comunque molto compenso, perché il mio cavallo è inchiodato, i suoi pedoni sono, sì, avanzati, io non ho grandi attacchi, ma su magari un donna E5 donna H5 che può arrivare da parte del mio avversario, qua può iniziare a creare tante difficoltà, perché io non posso parare con G6, altrimenti arriva cavallo per G6, e quindi diciamo ci sono veramente tanti rischi per il nero che deve giocare abbastanza accurato se vuole mantenere il vantaggio. Quindi lui ha deciso di abbandonare, io ovviamente sono stato contento, 11 mosse è durata la partita e questo è stato il mio secondo round di gioco. Terza partita che ho giocato contro un altro giocatore davvero molto forte, era il numero 4 in linea di partenza, quindi un giocatore sui 1960 punti, quindi sicuramente molto ostico. Ma la partita che vi farò vedere oggi su questo terzo round, ragazzi, ha veramente dell'incredibile, perché ci sono state montagne russe di tutti i tipi e quando crederete che la partita sia volta verso il termine, sì, ci sarà sicuramente un grosso colpo di scena. Andiamo a vedere com'è andata. Giocavo da bianco, apro con D4, risponde con D5, C4, classica. D per C4, quindi gambetto di donna accettato, che si vedrà più volte nel corso di questo torneo. Io rispondo con cavallo C3 e lui risponde con A6. A6 serve per giocare B5, quindi tenere il pedone di vantaggio. E qui la mossa principale in realtà è E3, perché su B5 si gioca A4. Se il nero dovesse decidere di difendere qua il pedone con C6 segue A per B5, C per B5 e c'è subito cavallo per B5. Il nero non può ricatturare, altrimenti salta la torre. Ovviamente in partita non è andata così, perché su A6 io gli ho giocato A4. A4 proprio per impedire sempre B5. Lui risponde con cavallo F6. Qui prendo il centro, gioco E4, dico fa niente, il pedone lo vado poi a riprendere più tardi. Infatti con E4 lascio anche l'opportunità di andare a catturare questo pedone. E lui qui mi stupisce perché mi gioca una mossa che non avevo minimamente calcolato. Mi gioca E5. E5 è una mossa che mi ha fatto veramente pensare. Volevo sinceramente andare a prendere questo pedone, però non avevo neanche intenzione di cambiare le donne, perdere magari la possibilità di arroccare o lasciare un cavallo in una casa molto più arretrata e perdere poi il pedone in E4. E quindi, diciamo, ho fatto una mossa abbastanza dubbia qua perché gioco alfiere 3. Non è sicuramente la mossa migliore da fare. Lui gioca E per D4, io gioco donna per D4, lui risponde con alfiere 6. Questa mi ha stupito molto, infatti ci ho impiegato davvero molto poco per andare a prendere la sua donna. Lui risponde con re per, chiaramente, cavallo F3. Sviluppo i pezzi, non ho necessità di andare a tentare di andare a prendere subito questo pedone. L'arrocco lungo era un piano sicuramente, ma ho preferito giocare cavallo F3 con il piano di giocare cavallo G5 qua, perché volevo rimuovere il difensore di C4 e quindi diciamo questa era la mia idea di base. Su un'eventuale spinta poi qua del pedone in H6 c'era l'idea eventualmente di giocarlo anche in D4, quindi questo era il mio piano. Lui però non risponde con H6, lui gioca cavallo C6 e quindi io gioco ovviamente il mio cavallo in G5, la mia idea iniziale. Lui gioca alfiere B4, mi inchioda il cavallo, in realtà per me non è un problema, infatti io catturo subito il suo alfiere, lui gioca F per E6 e qui gli abbiamo già creato un bel pedone doppiato, cosa che iniziava a piacermi. Qui avevo diverse possibilità, quella di andare a catturare anche subito il pedone, però sarebbe seguito cavallo per e non volevo perdere un po' questa coordinazione dei pezzi centrali, quindi gioco una mossa abbastanza dubbia, ma che a me è sembrata buona, ossia F3. Connetto il pedone 4, gli alfieri comunque giocano abbastanza bene, non mi era sembrata così brutta, ma mi perdo cavallo 5, mossa dell'avversario che rischia di compromettermi abbastanza quella che è la mia situazione al momento. Io rispondo con alfiere 2, me ne sbatto altamente della situazione che il mio avversario vuole creare, quindi alfiere 2, re C8, un'altra mossa abbastanza strana, qui pensavo che per attivare le torri potesse giocare un re in E7 più che un re in C8, perché ok, ora la torre H è sicuramente attiva, ma come vedete la torre A è totalmente fuori da ogni logica del gioco. A Rocco Corto, lui gioca alfiere per C3, mi regala la coppia degli alfieri, mi lascia la coppia degli alfieri per la sua coppia di cavalli e come vedete ora il cavallo in A5 è super passivo solo per difendere questo pedone. Il cavallo in F6 in realtà ha ben poche mosse perché dove va?
qua non può andare, qua non può andare, qua non può andare, deve essere riposizionato, ma anche riposizionato ce ne mette di mosse per arrivare a essere attivo, quindi anch'io ovviamente gioco e non gli do tutte queste possibilità. Lui risponde quindi con cavallo di 7, io gioco torre di 1, lui gioca H6 per evitarmi un alfiere in G5, mossa che tra l'altro avevo considerato di poter fare subito. F4, cavallo F6, minaccia il pedone e qui gioco semplicemente alfiere in F3. Quindi gioco l'alfiere in F3 e lui gioca C6. Un'altra mossa abbastanza dubbia perché toglie una delle case possibili e papabili del, um, del cavallo e soprattutto mi lascia questa forte diagonale al mio alfiere che ho cercato di sfruttare giocando prima torre di 6, andando a cercare di prendere il pedone. Lui ha giocato re C7, avevo la possibilità di prendere questo pedone, ma ho preferito raddoppiare le torri perché ho detto se lui dovesse giocarmi torre di 8 ora perde all'istante perché vado a cambiare tutto e su re per gli arriva alfiere in B6 che guadagna il pezzo. Il mio avversario non ha giocato questo, sfortunatamente per me, ma gioca torre in E8. Io rispondo con alfiere in C5, vedete che sia io che il mio avversario eravamo super corti di tempo, dicevo che a mossa 40 ci sarebbe stato l'incremento, ma ora siamo a mossa 21, quindi siamo a metà partita. Lui risponde con B5, io rispondo con E5, cavallo in D5, alfiere per D5 e per D5, qui arriva torre G6 che ha l'obiettivo ovviamente di andare a catturare questo pedone. Lui il pedone lo difende, gioca torre G8 e nei miei 3 minuti e 45 ho detto ok, vado a lanciargli i pedoni addosso perché voglio andare a promozione e gli gioco F5. Lui risponde con cavallo B7, ora devo spostare il cavallo, devo spostare l'alfiere e lo gioco nella casa in E7. Lui risponde con torre 8 e ora gioco una mossa che oggettivamente, ragazzi, a me è sembrata naturalissima da fare in partita. Ok, avevo 2 minuti, quindi non avevo neanche il tempo di poter calcolare 100.000 varianti. Qui viene detto che la mossa migliore è retrocedere con l'alfiere, però io ho preferito fare F6, perché ho detto nel caso in cui le dovesse fare G per F6, torre per G8, catturo e questo pedone comunque rimane abbastanza problematico per il mio avversario. Il mio avversario però, anche lui super corto di tempo, mi gioca torre per E7. Rimane con 1 minuto e 15, dove tra l'altro ci sono appena stati 30 secondi di incremento, quindi ne aveva 45 di secondi. Io gioco F per E7 e lui gioca re di 7. Ora ci sarebbe stato A per B, torre A1 e sarei dovuto entrare in questo senso in questa colonna, oppure A per B, C per B, torre per e avrei probabilmente vinto all'istante la partita, ma chiaramente mi devo complicare la vita e gioco torre F1. Perché ho detto, vabbè, vado a promozione. Lui però gioca giustamente torre 8, io rispondo con torre per G7, lui risponde con B per A4 e io gioco torre F8 perché dico, vabbè, se prende promuovo, ma ovviamente lui non è che gioca con quello che voglio fare io. Lui risponde con cavallo C5, la mossa corretta. Anche perché io avevo anche un altro piano in mente qua. Chiaramente sapevo che il mio avversario non sarebbe andato a prendere e il mio piano sarebbe stato quello di andare a spingere il pedone. Cosa che ovviamente ora non si può fare proprio perché il cavallo in C5 controlla appunto la casa in E6. Ma secondo voi, che mossa ho fatto io qua? Ho fatto E6. Nel mio minuto ho deciso di perdere questa partita che era super vinta e ho deciso di perderla automaticamente. Quindi spingo il pedone, mi becco cavallo per e il mio avversario in partita ha tirato anche un bel sospiro di sollievo e ho detto va bene, ho perso perché ha troppi pedoni in più. Gioco torre per E8, re per E8, torre G3, re per E7, torre in E3, lui risponde con re di 6, torre 1, dico ok, questo pedone in A4 devo andarlo a prendere, gioca C5 e non cavallo C5, questo cavallo C5 sarebbe stato molto più forte di C5. Qui arriva torre A1, lui risponde con D4, torre per A4, qui se lui fosse andato a prendere ci sarebbe stato torre per C4 e sarei stato sicuramente molto bene, e rispondo invece con re di 5, al quale rispondo con re F2, e qui clamorosamente, cioè mi stupisce totalmente perché è vero che aveva 1 minuto e mezzo, ma il fatto di andare a mettersi 3 pedoni doppiati è sicuramente qualcosa che
qualche segnale d'allarme lo può dare, cioè hai diversi pedoni in più, averne 3 lungo la stessa colonna è sicuramente quasi come averne uno, quindi è stato strano che piuttosto che andare a spingere questo pedone abbia preferito andare a catturarmi il mio. Quindi io ero bello contento, torre D per C3, gioco Re in E3, lui risponde con cavallo in D4, con l'idea di sostenere il pedone nella casa in C2, e io tranquillo prendo in A6. Ora abbiamo tutti e due l'incremento di 30 minuti, quindi abbiamo avuto tutto il tempo del mondo adesso di andare a pensare a tutte le varie mosse. Lui risponde con cavallo B3 perché ora dice ok, se spingo tanto ora non puoi prendere, non puoi venirmi ad attaccare il pedone all'istante, e se io dovessi riuscire a spingere poi ho anche il cavallo che tiene la casa di promozione. Motivo per il quale l'unica mossa che salva il bianco qua è torre A2, mossa che tra l'altro ho fatto. Lui risponde con cavallo di 4, io ritorno in A6 e abbiamo deciso di pattare la partita folle. Se nel terzo round ho giocato contro un giocatore molto forte, nel quarto, dopo un punto e mezzo su tre, mi ritrovo a giocare contro un altro giocatore davvero molto forte. Questo giocatore, tra l'altro, che aveva 14 anni, ha terminato il torneo in 11ª posizione. Ho giocato contro di lui, vi faccio questo piccolo spoiler, una partita da 2400 secondo chess.com, quindi una partita giocata molto bene, andiamo a vedere com'è andata. Io giocavo da nero, mi sono preparato, ho fatto una gran preparazione contro di lui, infatti ho giocato abbastanza bene questa partita, e 6 di 4 di 5 gioca alfiere di 3. Avevo visto che lui giocava questa variante secondaria della difesa francese e mi sono preparato appunto con d per e4, alfiere per e4, cavallo f6, alfiere f3, alfiere 7. Lui rispondeva sempre con cavallo e2, arrocco corto e c5, e qui ha iniziato a pensare. Dopo c5 lui gioca cavallo in c3, io rispondo con cavallo c6, ero molto tranquillo, alfiere in e3, c per d4, cavallo per d4, vedete che comunque anche la valutazione è molto equa, no? Cavallo e5, vado a minacciargli il suo alfiere, lui gioca donna e2, e qui ovviamente gli voglio togliere la coppia degli alfieri. È vero che ora la donna diventa attiva, ma togliendogli la coppia degli alfieri si sta sicuramente bene. Qui gioco a 6, che secondo me è stata una mossa necessaria per impedire a uno dei due cavalli di giungere in B5 e, diciamo, dare parecchio fastidio, perché si sa che potrebbe dare molto fastidio da B5, e quindi ho voluto fare questa piccola perdita di tempo, chiamiamola così, proprio perché volevo evitare un cavallo in B5 che mi avrebbe veramente dato noia. Lui risponde con torre di 1, quindi mi mette la torre lungo la colonna dove si trova la mia donna, e io sposto chiaramente la donna perché non voglio farmela attaccare. Donna C7. Lui gioca a 4. Ecco, questa è stata una mossa che sinceramente non ho capito bene, e ho attuato un piano molto semplice. Ho detto, ok, l'unico pezzo che non ho sviluppato è questo alfiere. Infatti, dopo torre di 8, prima c'è stata questa mossa e cavallo B3, dico, lo gioco in D7, perché tanto B7 è bello tranquillo, e l'idea mia è quello poi di giocarlo in C6, così da avere anche un forte alfiere lungo la diagonale, no? Lui risponde qui con un donna G3 che sinceramente a primo impatto non avevo minimamente considerato, perché ho detto, boh, cioè non vado a pensare che lui voglia cambiare le donne, impedonarsi e tutto quanto, spendendo il suo tempo, la sua mossa per fare questo, no? E invece l'ha fatto. Io gioco donna per G3, lui gioca H per G3 e io continuo col mio piano alfiere in C6. Ho la mia coppia degli alfieri, sto molto bene. Lui gioca alfiere B6, è vero che ora questo alfiere dà abbastanza fastidio, magari supportato poi anche dalla spinta del pedone in A5, ma io ho visto questa combinazione, torre per D1, torre per D1 e cavallo in D5. Ora, Stockfish dice che non è la migliore, però io volevo un po' semplificarla questa situazione, perché avevo degli obiettivi, suoi pedoni doppiati, avevo la coppia degli alfieri che sicuramente era molto forte, e sicuramente poi anche il suo cavallo avrebbe giocato un pochettino meno. Vedevo che i miei pedoni erano disposti bene. Lui risponde con cavallo per D5, mossa corretta, io rispondo con alfiere per D5, e qui mi gioca, ragazzi, una mossa molto strana. Arriva probabilmente la prima mossa sbagliata nel corso della partita. Siamo a mossa 21, mi gioca cavallo a 1. E io dico, beh, devo sfruttarlo, questo cavallo in A1, perché è chiaro che lui vuole riposizionarlo, questo cavallo, ma ora non ha altre case, cioè dovrebbe ritornare letteralmente nella casa dove si trovava prima. Quindi gioco torre C8, e qui addirittura mi gioca B3, quindi si toglie letteralmente tutte le case a questo cavallo. Ok, è chiaro che vuole giocare C4,
E, però mi sentivo abbastanza forte, sinceramente. Gioco F5, qua un'altra alternativa, tornando un attimo indietro, avrei probabilmente giocato anche un alfiere F6 più che un F5, però vabbè, in partita ho giocato F5, è arrivato ovviamente C4 ed è arrivato anche il mio alfiere in C6. È tempo per lui ora di riposizionare i pezzi, gioca il cavallo in C2, io rispondo con E5, cavallo E3, G6. Ora vedete che lui gioca cavallo D5, quindi è partito da 1 ed è arrivato in D5, ma io sinceramente non è che ho sviluppato più di tanto, ho migliorato la mia situazione più di tanto. Sì, ho spinto dei pedoni, però servono ben poco al momento. Lui ha speso dei tempi per arrivare in questa situazione. Ora considerate che avevo anche 4 minuti, quindi veramente pochissimo tempo. Siamo a mossa 26, lui ne aveva 30 di minuti, quindi non è come nelle partite prima dove più o meno il tempo era uguale per entrambi i giocatori. Avevo sicuramente molto meno tempo e quindi cavallo di 5. Re F7, dico, non ha senso per me andare a mettere l'alfiere, che ne so, in A3, ho preferito giocare il re in F7. Lui non mi cambia, sfortunatamente, il cavallo, che era il suo pezzo attivo sul mio alfiere, ma spinge il pedone. Io non volevo andare a togliergli l'impedonatura, quindi spingo il pedone, mi creo il pedone passato, lui ritorna indietro con cavallo E3, rispondo con H5 perché volevo sempre evitare questa, e lui avanza con re, quindi re F2. Re E6, voglio andare sempre più verso il centro, A5 per sostenere l'alfiere, e alfiere B4 per rompere un po' le scatole al mio avversario. Diciamo che non aveva una funzionalità molto grande, avevo 54 secondi quando ho mosso, quindi non è che potessi trovare più di tanto. Alfiere B4, cavallo C2, ahimè sono dovuto ritornare indietro, quindi ho letteralmente perso un tempo. Lui gioca Re 3, torre G8, anche questa è veramente bruttissima come mossa, e lui risponde con cavallo di 4, re F7, cavallo 2, ritorno in E6, ho detto spero in Dio che voglia pattare, ma c'ho un minuto, lui ne ha 10, mancano 6 mosse, difficilmente vorrà pattare, infatti ritorna di nuovo in D4, ma dopo re F7 qua la mossa la cambia e gioca cavallo per C6. Io gioco B per C6, entra con la torre, ahimè, e qui mi perdo completamente. Qui c'è solo una mossa che salva il nero perché re E6, perché su torre in A7 c'è G5 e si inizia a attaccare dall'altro lato e non si può fare granché. Lui può prendere sul lato di donna e io vado ad attaccare sull'altro lato, ma ahimè in partita non è andata così, perché sono stato molto più passivo, purtroppo il tempo qui non mi è stato di aiuto, gioco torre A8 e mi perdo questa, che mi va a attaccare il mio alfiere e gli do l'opportunità a lui di andare a fare incetta di pedoni e come vedete dopo qualche mossa, dopo che siamo andati a cambiare diversi pedoni, mi becco addirittura torre G5, lui ha dei pedoni in più, vince easy e abbandono la partita. Però ho giocato molto bene, ero abbastanza soddisfatto dopo questo quarto round di gioco, quindi quarto round di gioco finito. Quinto round di gioco, ragazzi, dove ho giocato contro l'avversaria più giovane che ho mai sfidato nella mia vita. In realtà ho sfidato un'altra giocatrice della stessa età, ma questa è la seconda volta, quindi diciamo la mettiamo a pari merito. Aveva, pensate, 9 anni. Una giocatrice turca di 9 anni, una bambina davvero molto simpatica, e andiamo a vedere com'è andata la partita. Gioco di 4, lei risponde con D5, C4, D per C4. Vedete che il suo ero 1419, però nel corso del torneo lei aveva pattato con un 1770 e aveva battuto un 1670, quindi sicuramente non era una giocatrice da prendere sotto gamba. Qui è arrivato il gambetto accettato, quindi come la partita che avevamo visto nel terzo round di gioco, gioco cavallo C3. Lei risponde però con B6, che qua è un errore perché permette al bianco subito di andare a controllare il centro, arriva alfiere B7, ma qui ricatturo subito e quindi ristabilisco la parità numerica dei pezzi, però come vedete il mio centro è davvero molto forte. Lei risponde con cavallo F6 e qui arriva un'altra delle mosse che avevo giocato anche nella terza partita, che è sbagliata, molto onestamente, ma io che sono molto materialista ho voluto giocare F3 per tenere il centro, anche perché mi sembrava
che questa struttura pedonale fosse buona, quindi sì, il cavallo forse non è il massimo, ma tutto il resto mi sembrava abbastanza buono. È vero che mi apro sta diagonale per il re, quindi il re non è proprio al sicuro, ma mi sembrava di riuscire a tenere tutto sotto controllo. E6, io gioco cavalli in E2, H6, anche questa sinceramente non l'ho capita, forse aveva paura di alfiere in G5, però io l'alfiere lo gioco nella casa E3. Alfiere 7, arrocco corto, torre C1 e qui arriva cavallo B7. Ora ragazzi arriva una mossa che a Stockfish non piace, ma io l'ho chiesto a tante persone, tanti giocatori di scacchi e tanti mi hanno detto, caspita, per il piano che avevi in mente è una mossa super logica da andare a fare. Ho giocato cavallo F4. Perché ho giocato cavallo F4? Perché il mio piano era andare a giocare alfiere per E6, al quale sarebbe seguito F per E6, cavallo per E6, attacco a torre donna, sposta la donna, prendo la torre e la torre prende il mio cavallo, quindi in tutto questo perdo il mio cavallo e il mio alfiere per il suo pedone e la sua torre. Quindi diciamo, metto probabilmente anche il re un po' meno al sicuro, sto secondo me anche abbastanza bene, quindi secondo me era una mossa logica da fare. Però qui la mia avversaria purtroppo commette un grande errore. Gioca i5. Gioca i5 che sarebbe normale se non ci fosse cavallo in G6, mossa che ho giocato in partita. Lei risponde con torre 8 perché la torre era sotto attacco, ma qui arriva donna B3. Donna B3 ha chiaramente l'obiettivo di supportare l'alfiere sulla cattura del pedone in F7, che ora diventa indifeso. La torre non può ritornare a difenderlo perché il cavallo controlla la casa. Il pedone non può ovviamente catturare il cavallo perché è scacco, e quindi non c'è altro modo per la mia avversaria di difendere F7. E quindi risponde con E per D4. Io rispondo con alfiere per F7, le do scacco, lei si sposta in H7 e ora ragazzi, io vi assicuro che per tutta la partita non sono riuscito a prendere questa torre. Sembra abbastanza incredibile perché la torre è bloccata da tutti i pezzi avversari. Qualsiasi casa dove può essere giocata, compresa quella dove si trova, è sotto attacco di uno dei miei pezzi. E quindi è incredibile, adesso vi farò vedere l'ordine delle mosse che sono successe, farvi capire che questa torre non sono mai riuscito a prenderla. Io rispondo con alfiere per D4 perché è vero che la torre è più importante del mio pezzo, però non volevo neanche andare a perdere del materiale per niente, quindi rispondo con alfiere per D4. Lei gioca alfiere per C5. Ora, se fossi andato a prendere la torre, cosa che potenzialmente si sarebbe potuta fare, lei avrebbe preso con scacco, quindi io avrei dovuto spostare il re, e lei mi avrebbe potuto ricatturare il mio alfiere, quindi due pezzi di due alfieri per la sua torre, e ci avrebbe probabilmente guadagnato lei. Quindi in tutto ciò non posso andare a prendere la torre, devo giocare alfiere per C5, al quale segue il cavallo per C5, e questo cavallo per C5 non mi dà ancora l'opzione di andare a prendere la torre. Perché? Perché la mia donna è sotto attacco. Ma come vedete, anche se si è aperta adesso questa colonna, tutte le case della colonna sono controllate o dal mio cavallo o dal mio alfiere, e quindi in teoria neanche queste case può andare a controllare la torre. Quindi come ha fatto a salvarsi? Dopo il mio donna C2, lei risponde con un donna D4, mi va a dare scacco al re, quindi io mi devo spostare in H1 e ora banalmente la torre è libera di spostarsi, quindi ha tolto letteralmente tutti i pezzi possibili per arrivare a spostare la torre. Qui gioco una mossa che secondo me ha vinto quasi al colpo, ossia E5. C'era l'idea di cavallo, se per esempio se lei avesse spostato, che ne so, il cavallo, ci sarebbe stato cavallo F8, forzata a re H8 e matto con donna H7. Quindi deve fare molta attenzione perché cavallo F8 soprattutto è anche un doppio attacco, non è che dici torre prende e finisce il gioco, perché c'è anche la donna che attacca il re. E quindi lei risponde con cavallo di 3, ci mette un pezzo in mezzo alla diagonale della mia donna, attacca la mia torre, ma per me non era un problema perché io catturo e su cavallo per C1 c'è sempre il solito giochetto di andare a darle matto, e quindi deve stare molto attenta. Qui in realtà in partita ha giocato una mossa che secondo me ha sbagliato. Io in realtà mi ero alzato dalla scacchiera, quindi non ho visto effettivamente il perché ha voluto fare questa mossa, come si è sentita dopo averla fatta, perché mi gioca alfiere 4 e qui sono rimasto in realtà abbastanza stupito, gioco cavallo per E4, vinco il pezzo e la mia avversaria abbandona la partita.
Per chi come me gioca a scacchi da tanto tempo, saprà sicuramente che sta aumentando sempre di più il prepararsi le partite di scacchi prima di andare a giocarle, ossia cercare gli account dei nostri avversari online piuttosto che su Chessbase per capire che aperture giocano, dove sono soliti commettere errori e quindi arrivare in partita che sappiamo effettivamente cosa andare a giocare. Questa partita in realtà insieme anche all'ultimo turno di gioco è stata l'unica dove non sono riuscito a trovare l'account dell'avversario, quindi sono andato sulla scacchiera a giocare a scacchi, cioè senza aver preparato niente. In realtà il mio avversario qua era l'unico giocatore, come vi dicevo, nel corso dell'intero torneo che non era un ragazzino o un bambino, quindi vi faccio vedere com'è andata la partita. Mi gioca intanto cavallo F3, probabilmente una delle poche aperture dove sono poco preparato, quindi ho dovuto un po' improvvisare. Rispondo con D5, lui risponde con G3, cavallo C6, alfiere in G2 e qui E5. Ho un bel controllo del centro, quindi sto abbastanza bene, non mi posso lamentare. Lui risponde con D3 e qui dico, devo inventarmi qualcosa ovviamente di sensato e se no seguo il suo gioco, lui saprà sicuramente cosa fare, stava giocando anche abbastanza rapido e gli sparo un F5. L'ho un po' sorpreso, lui arrocca corto, gioco E4, D per E4, F per E4, cavallo in D4, alfiere C5, cavallo per C6, B per C6, vedete che ora c'è questo bel controllo, secondo me, delle case centrali da parte del nero. È vero che se dovesse crollare tutto qua è un disastro, ma per il momento mi sembrava di riuscire a tenere tutto. Lui gioca C4, cavallo F6, cattura, e qui mi stupisce un po' perché mi toglie l'impedonatura, e su donna C2 in realtà in partita non so come mai ho visto una roba che mh, non esisteva, perché dicevo su alfiere B6, che era la mossa logica da fare, c'è donna C6 e perdo la torre, cosa assolutamente non vera perché c'è alfiere D7. Quindi è proprio una banalità che non ho visto nel corso della partita, motivo per il quale ho giocato donna D6. Lui sviluppa l'alfiere, giustamente, mi attacca la donna, guadagna un tempo, io gioco donna B6 perché voglio attaccare il pedone in F2 e lui risponde con E3. Gioco alfiere A6, convintissimo che l'unica mossa che sarebbe andato a giocare era torre di 1, chissà per quale assurdo motivo, perché avevo già pronta alfiere di 3 per stare molto bene, ma ovviamente lui non gioca quello che ho pensato io, ma gioca torre in D1, attaccandomi l'alfiere. Quindi gioco un'altra mossa tremenda, è stata veramente probabilmente la partita più brutta che ho giocato nel corso del torneo questa, perché gioco cavallo di 7, lui risponde con alfiere in H3 che vuole rimuovere il difensore dell'alfiere. Io ritorno indietro perché era l'unica mossa logica da fare qua. Alfiere per D6, C per D6 e anche qua mossa logica è torre C8, cioè inchiodo il cavallo. Assolutamente no. Gioco donna 5, non so cosa ho visto in partita per giocare donna 5, forse era per tenere il pedone, ma era abbastanza inevitabile andare a fare qualcosa di diverso. Mi gioca la mossa Brilliant, ovviamente, ossia cavallo per E4. Ci casco come un pero, qua proprio terribile quello che ho fatto. Gli vado a prendere D per E4, donna per E4, Re F7 e perdo il pezzo. La donna attacca anche la torre, c'è veramente di tutto e di più qua. E c'è anche un forte rischio di matto, perché qui può arrivare con donne 6. E io propongo il cambio delle donne, che lui accetta, ma una volta che entra con la torre in settima, sto veramente molto male. Raddoppia anche le torri, qui ero a dire, ok, devo inventarmi veramente qualcosa qua, perché è abbastanza difficile riuscire a vincerlo. Propone il cambio di torri, non lo accetto, gli dico se vuoi farlo fai te. E qui l'unico piano che ho avuto in mente era quello di lasciare il pedone in H3, cercare nel momento in cui lui magari gioca torre in C7 per andare a prendere il pedone in G7, di andare a dargli matto in D1, però ovviamente non è mai successa una roba simile, perché adesso ve la faccio vedere abbastanza rapida perché tanto la partita è persa, cade il pedone H e lascio l'alfiere qua in F3 col medesimo piano, perché se per qualche assurdo motivo lui voglia decidere di levare la torre dalla prima traversa, ho sempre il matto, spinge il pedone, ritorno indietro con l'alfiere, qui mi copre la diagonale con l'alfiere, quindi anche spingendo ora il pedone in E4 non ho potuto fare niente e in realtà è durata qualche mossa, ve la faccio vedere abbastanza rapidamente. Ora i miei pezzi erano tutti bloccati perché erano tutti in fase solo difensiva e dopo torre B8 qui.
ho abbandonato la partita e bravo lui. Quindi questo sesto round di gioco l'ho abbandonato. Settimo round di gioco, giocato contro un giocatore cinese portoghese, un altro ragazzo, un altro ragazzino, e aveva un elo più basso in realtà del suo effettivo livello di gioco, aveva già battuto un'altra streamer e aveva giocato già e ottenuto buoni risultati anche con altri giocatori sui 1600-1700 punti, quindi era sicuramente uno da tenere sott'occhio. La cosa divertente è che in questa partita io ho terminato con 9 minuti e il mio avversario ha terminato con 1 ora e 27. Quindi veramente è stato solo a guardarmi lui. Vi faccio vedere com'è andata. D4, D5, C4, E5 e qui sono rimasto un attimo a pensare. Perché il controgambetto Albin in realtà è un'apertura più da blitz piuttosto che da partita a cadenza classica perché ha gravi difetti. E in realtà io non me li ricordavo tutti, sapevo che c'era un alfiere che poteva arrivare in B4, una donna in A5, qualcosa del genere, ma ho preferito prendermi un quarto d'ora, ho pensato un quarto d'ora mossa 3, per ricordarmi bene tutto e sapere esattamente cosa andare a fare. Quindi ho perso un po' di tempo, ma diciamo ne valsa la pena. Io ho giocato D per E4 qua. Lui risponde con D4, io gioco A3 perché ho detto so che c'era sto cavolo di alfiere in B4 che arrivava, evitiamo di farglielo arrivare. Quindi gli gioco a 3 e risolvo tutti i problemi. Ho un pedone in più, quindi mal che vada lui recupera col pedone, ma mi importa poco. Gioca cavallo C6, cavallo F3, G6 e qui arriva E3. Mi stupisce clamorosamente perché pensavo giocasse qualcosa tipo più alfiere G4 o non lo so, cavallo E7 ad esempio, e invece mi gioca proprio D per E4, D per E3. E qua io ero contentissimo perché gioco donna per D8, cavallo per D8, alfiere per E3 e come vedete ho due pedoni più o meno centrali, due pezzi sviluppati, lui cosa ha? Assolutamente niente. Lui non ha assolutamente niente. E quindi dicevo, non posso mai perderla questa partita. Lui gioca alfiere G7, cavallo C3 da parte mia, alfiere 7 e arrocco lungo. Qui ho pensato un po' sull'arrocco lungo perché sapevo che c'era questo alfiere che poteva arrivare qua o qua, sapevo che c'era la torre che da D1 poteva fare qualcosa, ma non mi era ancora ben chiaro l'ordine delle mosse. Quindi ho giocato appunto arrocco lungo, che è stata poi la mossa effettivamente che sono andato a fare, e lui ha giocato arrocco corto. Qui in realtà viene suggerita alfiere G5 come prima mossa, ma io ho giocato alfiere C5 perché mi era sembrata davvero molto forte in quella situazione. Mi stupisce clamorosamente, mi gioca alfiere H6 qua, proprio non l'avevo minimamente vista sta mossa e mi domandavo dove volesse arrivare con un alfiere H6. Perché ovviamente l'alfiere stava molto meglio lungo questa diagonale piuttosto che lungo la diagonale dove si trovava in quel momento. Quindi gioca alfiere H6, re in B1, alfiere F5, mi va di nuovo a dare scacco, non avevo problemi, alfiere D3. Qui risponde con torre 8 e io ero molto tranquillo, ho giocato quasi subito alfiere per E7, ho voluto solo calcolare un secondo, perché? Perché torre per, torre per E7 adesso sarebbe arrivato prima alfiere per e pedone per e poi cavallo di 5, quindi avrebbe avuto addirittura due pedoni doppiati, però non è andata così, perché su alfiere per E7 lui mi gioca alfiere per D3 e su alfiere per D3 gioco torre per D3, torre per E7 e su cavallo di 5, ragazzi, questa torre non ha case. Cioè, su torre di 7 gli gioco questa. Su torre 8 gli gioco questa. Su torre 6 gli gioco questa. E quindi qualsiasi mossa fa, lui si prende un doppio o perde. E la mossa che ha fatto è stata re F8, cavallo per E7, re per E7, torre di 1, raddoppio le torri, lui gioca cavallo E6 e B4. Perché gioco B4? Perché dico, ok, probabilmente le sue due mosse sono queste, quindi o C5 o F4, no? Però il problema è che F5 e C5, come mossa sul cavallo, mi minaccia la torre, ma mi impedisce anche di entrare in D7 e quindi mi impedisce di giocare, letteralmente. Quindi è il motivo per il quale ho giocato B4. Lui risponde con torre di 8, io tranquillo cambio le torri, anzi ero ben contento. Gioco G3, lui risponde con alfiere G7, qua gli ho tirato un piccolo trucco dove non c'è cascato, gli ho giocato cavallo G5 perché su alfiere per E5 io non vado a prendere il pedone, io gioco torre per D8, re per D8, cavallo per F7, prendo il pezzo e vinco con un pezzo in più.
Lui non ci casca, mi gioca H6, rispondo con cavallo E4, alfiere per E5, qui il pedone si perdeva, ad essere onesti, quindi non avevo modo di andare a difenderlo ulteriormente, ma almeno guadagno un po' di spazio. Gioco F4, alfiere G7, qui gioco Re C2, B6, Re B3, cavallo E6. Ora, dove va messo questa torre? Io ho paura di cavallo scacco, perché era difeso dall'alfiere, e cavallo in F3. E quindi ho giocato torre di 3, proprio per questo motivo qua. Lui gioca F5, il cavallo si poteva giocare in due case, o in C3 per giocarlo in D5, oppure giocarlo in D2, come ho preferito giocarlo io per giocare in F3 e poi obiettivamente andare in E5 che è molto forte. Lui gioca C5, io vado appunto in F3, cavallo D4, presa presa, Re A4, A6, B per C5, alfiere per C5, ritorno indietro. Lui gioca alfiere in G1, spingo banalmente il pedone in H3, G5, cattura cattura e qui dicevo se riesco a crearmi un pedone passato su H vinco la partita. Gioca 4, mi blocca il pedone con A5, torre D5 e ora vedete che torre su casa chiara, alfiere su casa scura, gli taglio fuori mezza scacchiera al re avversario, cioè lascio il re avversario giocare su questa parte di scacchiera qua. Re C2, potevo perdere tutti i tempi che volevo qua. Vado in E2, lui spinge il pedone in G4, qui non vedete il mio tempo perché in realtà prima sono sceso a un minuto, ora siamo a mossa 40 e sono tornato a 30. Gioco H4, non vado a prendere ma in realtà è forte ugualmente. E H4, lui mi gioca Re in E6, spingo il pedone in H5, alfiere D6 e qui prendo e lui abbandona perché chiaramente il mio pedone sta andando a promozione. Se c'è una cosa che avrei voluto evitare in questo torneo era andare a giocare questa partita. Era l'ottavo round di gioco e tra 160 giocatori presenti all'interno del torneo c'era un singolo giocatore proveniente dal mio circolo ed era l'avversario dell'ottavo round di gioco. E per quanto sia ovviamente possibile andare a sfidarlo, era sicuramente una cosa che avrei voluto evitare, perché andare in Portogallo per sfidare un giocatore del proprio circolo non è sicuramente una delle cose che avrei voluto fare. Però questo è capitato e questo mi è toccato andare a giocare. Purtroppo non mi sono potuto preparare contro di lui, cioè mi sono preparato ma entro certi limiti perché ci preparavamo insieme, quindi era abbastanza strano andare a farlo nel corso di questo round, ovviamente. Lui sapeva benissimo come giocavo io perché ci siamo preparato tante volte per giocare la francese ed è stata abbastanza strana la linea che ha usato contro di me. E 4-6 di 4-D5, qui ha preferito la variante di spinta. Normalmente giocava anche cavallo di 2, quindi ero anche pronto su questa, ma ha giocato la variante di spinta. C5, C3, cavallo C6, cavallo F3, donna B6, alfiere D3. E fin qui tutto standard. Il nero qua cattura, quindi C per D4 e sebbene la linea principale voglia che il bianco qua vada ad arroccare, probabilmente il mio amico ha preferito riprendere subito di pedone, che ovviamente non è sbagliato, ma perché giocare con un pedone in meno è sempre molto rischioso, perché se non si fanno le mosse corrette si rischia probabilmente davvero tanto. Io gioco alfiere di 7, lui risponde con arrocco corto e qui, sebbene io avessi avuto l'opportunità di andare a catturare questo pedone subito, ho preferito giocare torre C8. Perché? Perché tanto questo pedone posso andarlo a prenderlo dopo. Se lui mi gioca alfiere in E3, io semplicemente catturo in B2, quindi un pedone in più me lo prendo comunque. E quindi gioco torre C8. Lui risponde con cavallo C3 e finalmente ora ovviamente il pedone lo prendo. Non gioca la mossa che mi aspetto, quindi non gioca cavallo per D4, ma gioca torre in E1. Qui chiaramente andare a prendere io si poteva, ma andare a fargli sviluppare la donna per niente non era forse quello che volevo io, e quindi gli gioco la più semplice, la più banale, alfiere C5. Qui mi stupisce, mi gioca Re H1, una mossa che sinceramente non ho mai considerato, Re H1, e quindi qua ero abbastanza sorpreso, non sapevo proprio cosa giocare e vado un po' con i principi base di quello che sono gli scacchi, gioco cavallo e 7 perché devo andare a sviluppare un pezzo. C'era l'opzione sia di giocarlo in G6 sia di giocarlo in F5, quindi una duplice opzione per il mio cavallo e lui mi gioca H4 e qui un'altra mossa che non avevo minimamente previsto. Andare a catturare in F3 non era la mia idea perché avevo paura di... Anzi, avevo paura di donna per
e non andare a prendere questo pedone per non dargli l'opportunità di andare a giocare e aprirgli completamente una colonna per lui. Quindi su H4 ho preferito giocare alfiere C6 da mettere, diciamo, l'alfiere sulla diagonale dove si trovava il re. Lui gioca cavallo per D4, ovviamente arriva alfiere per D4, donna G4. Un'altra mossa che mi stupisce, che non avevo sicuramente preparato, e io gioco cavallo G6. Cavallo G6 perché? Perché su H4 c'è cavallo per E5, quindi il nero ovviamente qua vince la partita, e quindi sapevo che il mio avversario non poteva andarmi a giocare quella mossa. Però mi gioca F4, dice ok, andiamo all-in, cioè mi ha lanciato letteralmente tutto addosso, tipico del giocatore con cui giocavo, ma qui arriva una tattica che mi ha permesso di vincere, perché ho giocato alfiere per C3, B per C3 e donna F2. Donna F2 minaccia la torre, torre che è in difesa, e nel frattempo attacco anche il pedone H4, quindi lui deve giocare qualcosa, gioca alfiere 3 per minacciarmi la donna, donna per H4, donna per cavallo per, alfiere per A7. E un'altra tattica sta per arrivare, perché io gioco D4 con l'idea di andare a giocare l'alfiere per. E su alfiere per, tra l'altro, su re in G1 o H2 sarebbe poi arrivata anche cavallo F3 per andare a prendere la torre, quindi avrei probabilmente vinto secco. Lui blocca tutto quanto, gioca alfiere in E4, alfiere per E4, torre per E4, e qui cosa gioco? Non gioco la cattura di pedone, gioco cavallo F5 perché c'è l'idea di andare a dare doppio se non fa qualcosa lui. Quindi lui gioca re in H2, ora sì che si va a catturare, torre in C1, arrocco corto da parte mia, finalmente riesco anche ad arroccare, alfiere D4, mossa che lo fa perdere il colpo perché arriva torre C4, alfiere che ahimè non può spostare se no perde la torre, e quindi purtroppo un pezzo viene perso, decidi di giocare torre per pezzo, torre per, cavallo per, e ora con un pezzo in più, dopo in realtà poche mosse, ha abbandonato, e quindi la partita è terminata anche in questo caso con una mia vittoria. Gioco nuovamente col nero nell'ultimo round di gioco, ma vi devo raccontare qualcosa sul mio avversario. Anche lui era un ragazzo abbastanza giovane, ma sono andato a vedere, come vi dicevo nel corso di una delle partite precedenti, che qualcuno non l'ho trovato online. Lui era uno di questi. Ho trovato però in realtà pochissime partite, ne ho trovate 3 o 4, ma non su quello che giocavo io, quindi era quasi come non avere informazioni su di lui. E nelle 4 partite che ho trovato, ragazzi, ho visto che questo giocatore 2 anni fa, quando era 1300 e qualcosa, ha pattato contro un grande maestro che ha giocato il torneo dei candidati. Una roba sconcertante per un giocatore da 1300 punti. Infatti sono subito andato a vedere la partita ed effettivamente entrambi hanno giocato in maniera eccellente, senza opportunità per uno o per l'altro di andare a vincere. Quindi qualcosa di surreale è successo nel corso di questa partita tra il mio avversario nel 2023. Quindi cosa succede, ragazzi? Il mio avversario apre, tra l'altro, piccola parentesi, vi dirò che a fine partita mi dice mi ero preparato contro di te con questa linea fino a mossa 17, quindi veramente incredibile. E 4 e 6 di 4 di 5, abbiamo praticamente giocato bullet questa apertura. Alfiere in B4, cavallo 2, D per 4, A3, alfiere per C3, cavallo per C3, cavallo C6, spinta del pedone in D5, qui penso un attimo ma gioco e per D5, donna per, alfiere 6. Donna per, cavallo F6 che minaccia la donna, donna che si sposta in H4, donna D4 per andare a cambiare le donne, alfiere G5. Qui penso un attimo perché ho diverse opzioni. Gioco donna per H4, alfiere per H4, arrocco lungo. Me ne frego del fatto che mi prendo un'impedonatura, preferisco avere i pezzi un po' più attivi rispetto che avere i pezzi doppiati, perché ho detto, vabbè, magari in qualche modo riesco a rifarmi. Lui purtroppo non mi dà chance perché mi gioca alfiere D3, cavallo E5, arrocco lungo, cavallo per D3, torre per, C per D3. Ora ho giocato una mossa che a me sembrava normalissima da giocare, cioè non ci ho neanche pensato più di tanto, perché gli ho giocato alfiere B3, perché ho detto gli impedisco banalmente torre di 1. Però lui mi gioca torre E1 e io gioco re di 7, quindi perdo un paio di tattiche come
cavallo E4, re C6, cavallo per F6. Quindi vado sotto addirittura di un pedone. Adesso torre D8, lui difende con il re, torre D6, cavallo in G4 e qui gioco H5. Il cavallo ritorna nella casa in E5 e qui arriva re D5. Qui in realtà abbiamo iniziato un po' a pensare sia io sia il mio avversario, che finora aveva praticamente giocato bullet. Perché? Perché ci sono un sacco di tattiche qua, perché qui avevo in mente di giocare una torre in C6 per entrare in C2, e sulla cattura sua qua avrei giocato probabilmente torre F6 per entrare qua, quindi c'era veramente tanto da cui pensare. E lui gioca effettivamente la mossa più normale qua, che è re in C3. Rispondo con alfiere in A2, molto rischiosa perché proprio favorisce questa mossa. E io avevo in realtà subito torre B6, che ho visto in realtà in partita, ma non so come mai ho deciso di giocare questo torre in E6 e perdere all'istante, perché lui torna indietro, torre B6, B4, torre G6 e ora come difendo l'alfiere? Non posso, perché ho provato nella speranza mistica che lui potesse prendermi qua l'alfiere, ma dopo torre in E2, ahimè, ho dovuto abbandonare alla 29esima mossa. Quindi ragazzi, questo è il recap delle partite classiche giocate nel corso del torneo Maya in Portogallo. Vi ricordo che a breve metterò anche i video del torneo Blitz Streamer, quindi vi invito ovviamente ad andare a vederli. E niente, questo è stato il risultato, ho guadagnato dei punti, quindi sono stato felice. Ho giocato, secondo me, anche abbastanza bene, un paio di partite, questa e un'altra, non al massimo, ma sono molto soddisfatto. Il torneo è stato magnifico, infatti invito tutti a considerare di andare eventualmente, se potete, l'anno prossimo. E ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video.